Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa stiziosissima maglia a cui ho dato il nome maglia gioia. Per questa maglia è particolare per vari motivi. Primo perché ho lavorato sia ai terri che all'uncinetto e ho fatto la parte dietro leggermente più lunga della parte avanti. Per quanto riguarda il filato io ho utilizzato quello della Mistrico Filati linea Cairo. Chi mi ha seguito nei video scorsi ha visto che ho fatto una recensione nei filati nuovi della Mistrico di quest'estate, tra cui c'è anche il Cairo, che è 100% cotone pettinato gasato mercerizzato. Ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 170 metri e io ho scelto questo bellissimo colore arancione. È un filato che, se volete vedere, è molto ritorto. Diciamo che come per questo fatto può ricordare il perlina, però il perlina è microfibra, questo invece è 100% cotone ed è comunque più grosso. Per quanto riguarda la taglia, questa maglia è una taglia S e io ho utilizzato 400 grammi, quindi 104 di questi gomitoli, lavorando con i ferri del 4,5 e con l'uncinetto del 3,5. Molti di voi mi dicono che io faccio le maniche troppo strette e sembra sempre che mi vadano troppo aderenti anche a me. Il problema è questo: io sono un tipo che gesticola molto e uso spesso le mie maglie, quindi le lavo anche spesso, e mi sono resa conto che gesticolando, che lavando spesso, la cosa che cede di più a lungo andare sono le maniche. Quindi preferisco utilizzare un uncinetto più piccolo e di farle più piccole possibile, più strette, in modo tale, così come se vedete, belle aderenti, in modo tale che con l'andare del tempo le maglie poi prendono forma, le maniche prendono forma, ma a me non sono costretta poi a disfare il lavoro e a rifarlo dopo un annetto o un annetto e mezzo, ma poter sfruttare la maglia per anni senza doverci mettere mano. Per quanto riguarda comunque, dicevamo, questa maglia, come vi ho detto, ho lavorato i ferri e infatti la parte avanti e la parte dietro sono lavorate con i ferri del 4,5 e io ho realizzato questo punto effetto rete, che è un punto molto semplice che si va a realizzare facendo 12 giri. 6 servono per creare questo, le maglie si lavorano tutte a diritto, gli altri 6 servono appunto per creare l'effetto forato. Io per la parte dietro ho montato 60 maglie, per la parte avanti ne ho montati 70. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 2, quindi mi raccomando, tenete presente che la parte avanti dovete montare più maglie rispetto a quella dietro, perché avanti abbiamo il seno, quindi va bene se dietro stringe un po', ma davanti aumentate almeno, io direi per le altre taglie, tipo se voi dietro mettete 74 maglie per una taglia M, avanti andate a mettere almeno 86 maglie. Gestitevela un po' così, fate sempre in modo che la maglia avanti sia più larga di almeno quei 5-6 cm. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho detto, si ottiene lavorando 12 giri e la parte dietro io l'ho fatto un motivo più lungo. Questo perché mi piaceva l'effetto un po' a coda dietro, perché questa maglia io la voglio sfruttare anche in estate sopra dei costumi, quindi col costume sopra e un pantaloncino sotto mi piace l'effetto un po' più lungo dietro. Per quanto riguarda, una volta finite questi due pezzi davanti e indietro, vanno cuciti lateralmente e sulle spalle. Piccola cosa: quando andrete a lavorare i pezzi vi accorgerete che mentre lavorate un pezzo una parte scende di più rispetto all'altra. Non vi preoccupate, è normale, ma l'effetto svanisce una volta che andrete a cucire i due pezzi, quindi non vi preoccupate, non state sbagliando, è una cosa normalissima. Io ho fatto uno scollo a vacca molto largo, volevo che le spalle scendessero perché, come vi ho detto, è una maglia che voglio sfruttare quest'estate, quindi mi andava il fatto che il collo fosse bello largo. Però se voi lo volete più stretto non dovete fare andare altro che cucire un po' di più le spalle. A questo punto con l'uncinetto 3,5 sono andata a creare le maniche, creando comunque un motivo che richiamasse il motivo centrale, e si realizza ripetendo 5 giri. 3 sono di maglie basse, 2 sono di maglie alte separate da catenella. Una volta finite anche le maniche sono andata a rifinire con l'uncinetto del 4,5 la parte sotto, facendo un giro di maglie basse sia avanti che dietro, giusto per tenerla ancora più dritta la maglia. Però voi, se la maglia vi viene dritta, potete anche non fare alcun tipo di bordino.
Detto ciò, spero che questa maglia vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentando con Elsa, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio con l'hashtag Uncentando con Elsa. Inoltre potete anche taggarmi sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, dove vi informo che da lunedì metterò dei mini video su questi gruppi dove vi farò vedere cosa fare con il filato avanzato. Diciamo che adesso siamo tutti a casa, molte stanno mettendo in ordine e ci siamo accorti di avere tanti piccoli pezzi, piccoli gomitoli avanzati che non sappiamo che farne, quindi, e io sono la prima, ho deciso di creare questi piccoli video che però metterò soltanto su questo gruppo. Il primo video uscirà lunedì e sarà una piccola sacchettina da cui uno può metterci il rossetto o non lo so cosa potete metterci, ma qualcuno con qualcosa di piccolo. Diciamo che come grandezza ricorda un po' quei sacchetti che si fanno per le feste di laurea, di battesimo, quindi una cosa così, con un punto un po' particolare, in modo proprio da iniziare a far fuori questi avanzi di filati. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, che io farò sia ai ferri che all'uncinetto, utilizzerò il nuovo filato della Mistrico Filati linea Cairo, che è un filato estivo. Infatti è, giro per fare vedere, 100% cotone pettinato, gasato, mercerizzato. Ogni gomitolo da 100 grammi misura 170 metri. Io ho optato per questo colore arancione, che dalla telecamera sembra più chiaro, ma in realtà è, diciamo, un po' più scuro come questo, però dalla telecamera risulta un po' più chiaro al solito. Però è un colore veramente stupendo e spero nelle foto di farvelo vedere al meglio. Ma se avete seguito la diretta in cui ho presentato tutti i filati estivi nuovi della Mistrico, dovreste averlo visto, e quindi nella colorazione giusta. Allora, io vi farò vedere un piccolo campione per quanto riguarda la parte lavorata ai ferri, e io andrò a lavorare sia la parte avanti che la parte dietro ai ferri, e ho già deciso che nella parte dietro monterò 60 maglie, mentre per la parte avanti monterò 70 maglie. Questo perché io avanti, visto che abbiamo il seno, non voglio che la maglia stringa come dietro, ma non voglio neanche che vada larghissima. Per questo farò due pannelli dove appunto dietro monterò 60 maglie, avanti monterò 70 maglie. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 2, quindi io direi per una taglia M che può andare a mettere 74 maglie dietro, 86, 88 avanti, dipende anche dal seno quanto grande ce l'avete. E quindi tenete comunque presente che la lavorazione che si va a fare si ottiene su un multiplo di 2. Detto ciò, io lavorerò con i ferri del 4,5, ma voi potete lavorare anche col 5 se avete una mano molto stretta. E a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro. In realtà, ve lo dico già e lo scrivo anche, dal primo al sesto giro si lavorano tutto a diritto, quindi ferri a diritto. Quindi andiamo a fare il nostro primo giro, tutte le maglie a diritto, in questa maniera. Quindi andate a contare, se avete il contagiri, dal primo al sesto giro dovete fare sempre la lavorazione a diritto, in questa maniera. Sia la prima che l'ultima maglia vanno sempre lavorati a diritto, quindi io continuerò così e lavorerò 6 giri sempre a diritto, poi vedremo come continuare. Ok, ho fatto i miei 6 giri a diritto, quindi adesso andiamo a fare il nostro settimo giro. Io mi metto qui così ve lo scrivo, quindi settimo giro, e andiamo a fare in questa maniera: la prima maglia a diritto, e poi prendiamo 2 maglie insieme e le lavoriamo a diritto. Ok, ho fatto i miei 6 giri a diritto, quindi adesso andiamo a fare il nostro settimo giro. Io mi metto qui così ve lo scrivo, quindi settimo giro,
e andiamo a fare in questa maniera: la prima maglia a diritto, e poi prendiamo 2 maglie insieme e le lavoriamo a diritto, e un gettato, e ricominciamo. Dobbiamo fare sempre 2 maglie lavorate insieme a diritto, un gettato, quindi 2 maglie insieme a diritto, un gettato, 2 maglie insieme a diritto, un gettato. Continuiamo a fare questo per tutto il nostro settimo giro, quindi nel frattempo iniziamo a scrivere: prima maglia a diritto, poi 2 maglie insieme a diritto più gettato. Questo lo mettiamo tra asterisco perché è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Poi vi farò vedere come terminare il settimo e come andare a fare l'ottavo. Sto terminando il settimo, ho fatto le ultime 2 maglie insieme a diritto e il gettato e vado a lavorare l'ultima maglia a diritto. Quindi scriviamo anche qui l'ultima maglia a diritto. Ottavo giro, mi giro con il lavoro e vado a lavorare la mia prima maglia a diritto, quindi prima maglia a diritto, tutto il resto a rovescio, quindi sia il gettato che la maglia le lavoro tutto a rovescio, quindi gettato, rovescio, maglia, rovescio, gettato, rovescio, maglia, rovescio. Continuo così per tutto il mio ottavo giro. Termino l'ottavo giro facendo l'ultima maglia a diritto, quindi andiamocelo a segnare. Dobbiamo fare l'ottavo giro, prima maglia a diritto, tutte le altre maglie poi il ferro si lavora a rovescio, ultima maglia a diritto. Questo lo mettiamo sempre tra asterisco perché è quello che dobbiamo ripetere per tutto l'ottavo giro. Nono giro, andiamo a lavorare in questa maniera: prima maglia a diritto, seconda maglia a diritto, e adesso andiamo a fare quello che faremo per tutto il ferro, quindi 2 maglie insieme a diritto, un gettato, ancora 2 maglie insieme a diritto, un gettato, ancora 2 maglie insieme a diritto, un gettato, ancora 2 maglie insieme a diritto, un gettato. Continuo così fino a che sto per arrivare alla fine del mio nono giro e nel frattempo ce lo andiamo a scrivere, quindi prima e seconda maglia a diritto, poi trasferisco 2 maglie insieme a diritto più gettato. Questo è quello che ripeteremo per tutto il ferro. Vi farò vedere come terminare il nono giro e andare poi avanti. Sto terminando il giro, ho fatto le 2 maglie alte e lavorate insieme, scusate, le 2 maglie lavorate insieme e il gettato. Vado a fare le ultime 2 maglie a diritto, quindi 1 e 2, e possiamo andare a scrivere quindi sul nostro foglietto: penultima e ultima maglia a diritto. Benissimo, decimo giro è uguale, diciamo, all'ottavo, quindi andremo a lavorare in questa maniera: prima maglia a diritto
e poi lavoriamo tutte le maglie a rovescio. Quindi prima maglia a diritto, tutte le altre maglie e anche i gettati a rovescio. Quindi io al 10° giro andrò a scrivere uguale all'8° giro. Continuo così, vi farò vedere naturalmente come finire il 10° e come iniziare l'11°. Termino il 10° giro andando a fare una maglia a diritto. 11° giro, l'11° giro è uguale al 7°, quindi io mi scrivo 11° giro e scrivo uguale al 7° giro, perché di nuovo andiamo a fare la prima maglia a diritto e poi subito 2 maglie insieme a diritto, un gettato, ancora 2 maglie insieme a diritto, un gettato, ancora 2 maglie insieme a diritto, un gettato, ancora 2 maglie insieme a diritto, un gettato. Continuo così per tutto l'11° giro. Sto per terminare l'11° giro, ho fatto le 2 maglie alte, scusatemi, mi viene sempre le 2 maglie insieme a diritto e gettato, chiudo l'ultima maglia a diritto. 12° giro, che è anche il nostro ultimo giro, è uguale all'8°. Quindi si lavora la prima maglia a diritto, tutte le altre maglie a rovescio, in questa maniera. Poi si tornerà a lavorare ripartendo dal primo giro. Comunque io continuo a lavorare tutte le maglie a rovescio, vi farò vedere come terminare e come riprendere quindi a lavorare normalmente facendo i nostri giri tutto a diritto. Vedete, io adesso sto finendo il 12° giro, lavoro tutto a rovescio, l'ultima maglia a diritto e poi parto normalmente, adesso lo facciamo insieme questo giro in modo tale che vedete bene la lavorazione. Vado a fare tutte le maglie a diritto dal primo al 6° giro, quindi lavoro tutte le maglie a diritto. Ripeto, io sto rifacendo di nuovo il primo giro, dal primo al 6° giro si lavorano tutte le maglie con ferro a diritto. Adesso ve lo faccio vedere come sta venendo. Ok. Allora, mentre lavorerete vi accorgerete che da un lato la lavorazione tende ad essere più lunga rispetto da questo lato. Non vi preoccupate, è normale perché abbiamo una lavorazione un po' diversa, ma quando andrete a cucire le due parti, quindi la parte dietro dalla parte avanti, il difetto svanirà, non ci sarà più. Quindi tranquille, non vi preoccupate se vedete che una parte vi sta venendo più lunga. Quando andrete a cucire, quindi a rimettere bene i punti, vedrete che la parte tornerà a stringersi, si allarga perché abbiamo una lavorazione diversa, quindi più lenta, e quindi tenderà ad allungarsi di più rispetto a questa parte, quindi tipo farà così. Ma non vi dovete assolutamente preoccupare perché quando si andrà a cucire vi accorgerete che cucendo la lavorazione tornerà normale, quindi i due pezzi il pezzo tornerà diritto sotto. Bene, quindi io vi ripeto, questi sono i nostri giri che andremo a fare, sono un totale di 12, dal primo al 6° giro ferro a diritto, gli altri giri ve li ho scritti in modo tale che riuscite bene a capire e continuate così. Vi ricordo che io per la parte avanti monterò 70 catenelle e 70 maglie, per la parte dietro 60 maglie e che vi dirò naturalmente prima di andare a cucire quanti motivi avrò fatto sia dalla parte dietro che dalla parte avanti. Penso che nella parte dietro farò un motivo in più perché lo voglio un po' più lunghetto della parte avanti per avere una cosa ancora più sbarazzina. Poi vi farò vedere naturalmente come andrò a cucire i pezzi e poi andremo a fare le maniche. Vi dico già che le maniche saranno fatte all'uncinetto.
Ho terminato sia il pezzo davanti che il pezzo dietro. Per il pezzo dietro vi ricordo che ho montato 60 maglie e ho lavorato per 12 motivi, ripetendo poi gli ultimi 6 giri, mentre per il pezzo avanti ho montato 68 maglie perché lo volevo più largo così non mi stringe sul seno, e ho lavorato per 11 motivi e non per 12, così sotto mi verrà un motivo che resterà solo, diciamolo così, libero, perché voglio appunto che sia un po' più lunga dietro e un po' più corta sul davanti. Adesso andrò a cucire le spalle, quindi cucirò di circa 5-7 cm per ogni lato, e cucirò dal secondo motivo in giù, quindi lascerò liberi 2 motivi e cucirò dal secondo in giù da entrambe le parti per creare le maniche. Quindi cucirò dal secondo motivo in giù, quindi dopo le maglie dopo i giri di maglia a diritto cucirò in giù, e poi vi farò vedere come fare le maniche che andremo a fare con l'uncinetto. Allora, per realizzare la manica io userò l'uncinetto del 3,5, però mi raccomando voi usate quello del 4 se dovete fare la manica normale, 3,5 se dovete soltanto andarla a stringere, altrimenti usate l'uncinetto del numero 4. A questo punto io mi aggancio sotto dove ho la cucitura e con l'uncinetto mi aggancio con il filo, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. E adesso vado a fare una maglia bassa dove ho ognuna delle diciamo qui dei fori, quindi una, foro grande 2, 3, 4, 5, e continuo così entrando in ogni foro e andando a fare la mia maglia bassa. Mi raccomando, fate in modo alla fine di trovarvi su un multiplo di 3 maglie, quindi andate a contare poi le maglie, contate alla gruppi di 3 e dovete essere sicuri di avere quindi un multiplo di 3 maglie. Se avete questo possiamo chiudere il giro e poi vi spiegherò come andare a fare gli altri giri successivi. Una volta contate le maglie basse e siamo sicuri di averne fatto un multiplo di 3, andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere la lavorazione. Adesso andremo a fare altri 2 giri in cui faremo sempre maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. E così continuo andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, e farò questo per 2 giri, quindi il primo che abbiamo già fatto, questo è il secondo, e farò anche il terzo uguale. Dopo il terzo vi farò vedere come continuare. Ho terminato i 3 giri di 3 maglie basse, posso andare a fare il mio quarto giro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta nella maglia bassa successiva, catenella di separazione, salto una maglia bassa e ricomincio da capo. Quindi salto una maglia bassa, vado nella successiva, realizzo una maglia alta, vado nella maglia bassa successiva, realizzo una seconda maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi salto una maglia bassa, entro nella successiva e realizzo una maglia alta, vado nella successiva e realizzo una seconda maglia alta, catenella di separazione, continuo così quindi per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il quarto giro, ho fatto le 2 maglie alte e la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro uguale al quarto, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto e ultimo giro. Termino anche il quinto giro dopo aver fatto la maglia alta e la catenella, entrando sempre nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Adesso si ricomincia da capo, quindi torno a fare i miei 3 giri di maglie basse. Vi faccio rivedere solo un attimo come fare il primo, quindi mi alzo con la catenella, rientro dentro la maglia alta e realizzo una maglia bassa, una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa all'interno dell'archetto di una catenella e ricomincio maglia bassa sopra la maglia alta, maglia bassa sopra la maglia alta, maglia bassa nell'archetto di una catenella, e continuo così. Quindi saranno questi
5 giri che andremo a fare, 3 di maglie basse, 2 di maglie alte alternate a catenelle. E io non farò la manica lunga, la farò arrivare diciamo almeno fino al gomito, e poi passerò a fare l'altra manica. Una volta fatto le maniche deciderò se fare qualche bordino intorno alla maglia o lasciarla così com'è. Ho terminato la manica, ho fatto 5 volte i motivi e poi ho finito per fare facendo le 3 giri di maglie basse. Adesso andrò a fare la seconda manica e poi, come vi ho detto, vi farò sapere se farò dei bordini oppure no. Se non farò dei bordini, allora il video vi finisce qui, altrimenti vi spiegherò come fare i bordini anche attorno o allo scollo o sotto la maglia. Allora, finite le maniche, sono poi andata a rifinire la parte sotto con un giro di maglie basse. Quindi sotto solo ho rifinito le maglie basse, mentre per lo scollo ho deciso di lasciarlo così com'è perché mi piace, quindi non c'è bisogno di andare a fare un giro di maglie basse. E quindi ripeto, io ho fatto 5 motivi per le maniche lavorando con il 3,5. Se dovete farlo più larga, mi raccomando, andate a lavorare con il 4,5, e ho rifinito sempre con il questa volta non con il 3,5 ma con il 4,5 la parte di sotto facendo un giro di maglie basse, e a questo punto la mia maglietta è terminata.